perdere con l'Inghilterra non è mai salutare, non ti concilia il sonno, ecco, per dirne una. Però questo è un bel modo di perdere, no? L'attaccamento di queste ragazze che anche nella sconfitta le vedi addolorate. È un dolore che è figlio di un attaccamento, è figlio di un orgoglio. Scusate, non voglio essere melenzo, ma è così. Io ho visto l'Italia uscire con la Svizzera all'Europeo, l'Italia maschile, ed era normale, non c'era dolore, non c'era ragazzi, credetemi, ne abbiamo discusso e come se l'abbiamo fatto e ci siamo lì quante volte interrogati, no, su appunto su quello che è la voglia, no, di essere protagonisti con questa maglia qua. E questa voglia, questo attaccamento, questo spirito. Io tutto ciò l'ho visto, l'ho visto stasera e devo chiedere scusa perché mi hanno portato a vivere questa partita solo grazie a un grandissimo percorso. E io quel percorso me lo sono anche perso, non posso essere ipocrita, non lo voglio e non devo esserlo, me lo so perso. Però queste ragazze hanno vinto, ecco, hanno perso la sfida con l'Inghilterra stasera, ma hanno vinto eh, senza giri di parola, giri di parole, riaccendendo un po' di speranza al loro movimento calcistico. Perché ci hanno portato a vedere questa partita e almeno io, ma credo chiunque, no? Chiunque si sia messo davanti allo schermo abbia davvero, oltre a fare il tifo per l'Italia, ma proprio si sia finalmente ha visto una squadra e come posso dire, una squadra proprio con tradizione italiana. Proprio con tradizione italiana, perché io vedevo l'Italia femminile e dicevo, oh, ma questi giocano veramente come noi italiani d'un tempo, no? Ben messi in campo, solidi, poi quando c'è da pungere magari pungiamo, ma una squadra accorta, no? Sicuramente non eccelsa, un po' l'Italia di Conte, ecco, per dirla tutte. Ma è bello così, eh. Ma è bello vederle queste valori, eh. E ne parliamo. E come se lo facciamo, signori miei? Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per il solito bastian contrario dell'algoritmo, che come al solito si ciba di questi pollicioni. Se volete, date hype al video. Mi farebbe tanto tanto piacere, visto che adesso c'è questa possibilità, a fianco ai commenti, no? Scorrete, cioè va dai hype, ormai ce ne sta una va bene. E se volete, come dico sempre, iscrivetevi oppure seguitemi su Facebook, fate un po' come credete sia più appropriato. In ogni caso, veramente grazie perché continuate a supportarmi, continuate a stare qui e io devo ovviamente ringraziarvi uno a uno, ancora una volta. Ritornando a Italia e Inghilterra, sì, Inghilterra, sì, il primo a essere in fallo so io perché no, è inutile negarlo, era tornato di nuovo un po' di distacco con questo movimento che magari non è poi, abbiamo avuto quella scia, io ricordo del mondiale, l'ho seguito con passione, poi si è un po' tutto affievolito. Queste italiane ci hanno di nuovo attaccato allo schermo, no? Le nostre italiane. E questo fa crescere il movimento. Quindi, comunque, davvero, nella sconfitta trovi un grandissimo risultato per le nostre italiane che si giocavano, che più che altro si giocavano questo. Ma questo trofeo l'hanno vinto, eh. Questo trofeo l'hanno vinto, che sia chiaro. Peccato perché come si era messo la partita potevamo vedere anche l'Italia in finale, per come, non per come, per come eravamo, come l'abbiamo messa e per come l'abbiamo interpretata questa gara. Forse alla fine per quelle che erano le nostre armi, quasi ce la saremmo potute, quasi ce la saremmo meritata, oserei dire, perché sul piano del gioco magari sì, l'Inghilterra è stata sempre senza ombra di dubbio padrona, tutto quello che vi pare, ma ripeto, visto un'italiana veramente ben messa in campo da Soncin, veramente accorta, attenta, tant'è che prendiamo gol proprio in maniera quasi stupida, mi verrebbe da dire, tante volte l'abbiamo letta alla perfezione, quella palla là invece lì
una ribattuta del portiere così così e si poteva anche accorciare un po' prima, si poteva fare meglio lì, peccato. Quello che dispiace ulteriormente è che abbiamo avuto la palla del match point praticamente. Io non ricordo se sempre Venturini, che poi sarebbe la ragazza che ha commesso anche il calcio di rigore, non per trovare un capro espiatorio, però ci sono stati degli errori secondo me abbastanza grossolani che poi ahimè paghi. Quello che dispiace è che a 2 minuti dalla fine noi eravamo in finale, cioè, ed è veramente un peccato, però ragazzi, per quello che ci è stato detto, per quello che anche si è visto, cioè l'Inghilterra è una squadra che è sempre lì, vice campione del mondo se non sbaglio, è arrivata sempre in fondo in qualsiasi competizione europea, quindi teoricamente un movimento loro molto più avanti del nostro, come al solito, però nonostante ciò, appunto, nonostante ci fossero 2 o 3 livelli di differenza, quasi non, per gran parte della gara, praticamente quasi non li abbiamo visti questi livelli di differenza, quindi hanno fatto veramente qualcosa di sensazionale, ripeto, al netto della sconfitta la nostra Italia ha fatto qualcosa di assolutamente illustre, senza ombra di dubbio. Bisogna crederci, diciamo che bisogna trovare anche più squadre forse, perché andavo un po' a leggere, a vedere e valutare un po' tutto. Forse su 7 undicesime erano giocatrici della Juventus, qualche giocatrice della Roma e stop. Sì, una del portiere se non sbaglio del Milan, eh, però ecco, forse più squadre a cui attingere, no? Un bacino maggiore su cui andare a attingere magari fa sì che un domani troviamo ancora più forza, anche se poi magari è stato anche proprio quello il nodo, no? Avere giocatrici, uno zoccolo duro, come spesso accade anche nella nazionale maschile, non è che sia chiaro, uno zoccolo duro di giocatrici che giocano nello stesso club, per lo stesso club, forse anche questo ha aiutato. Poi il calcio è bello perché c'è tutto il contrario, è tutto il contrario di tutto, e non è di certo una scienza esatta, però ribadisco, la cosa più bella ancora una volta nella sconfitta, vedere sentimenti, persone che ci tengono. Ripeto che ormai non è più scontato, sta roba qua non è ormai più scontata, ribadisco, non l'ho vista nella nazionale maschile, non l'ho vista sta roba, non l'ho vista sta roba. Perciò la voglio rimarcare. La stessa attaccante Girelle, no? Che poi ci ha trascinato lei, esce per infortunio, ma piange proprio perché per lei è importante essere in campo. E nonostante poi dalla panchina si cercava come si dice, non mi viene il termine, aiutava, no? I compagni, no? Incitava, ecco, incitava sostanzialmente. Ed è bello questo. Per me è bello tutto ciò. È bello. Questo è. Ragazzi, fatemi sapere che emozioni avete provato voi. Se avete provato attaccamento, ne sono sicuro se avete visto la partita, ne sono certo. E brave ragazze. Si può perdere, così si può perdere. Ma comunque è una grande vittoria. Un grande abbraccio. Dai.